Innanzitutto tre cose. La prima, che questo non è un utensile per il fai da te. La seconda è che mi si è rotto il microfono. E la terza, collegata alla rottura del microfono, farò il video all'interno del mio piccolo laboratorio perché l'avevo iniziato allo studio, ma alla fine mi sono ritrovato tutto il video senza audio, quindi devo ripetere tutto qua dentro. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi del Shizur ET18 Pro. Si tratta di uno scanner professionale che ci serve ad acquisire velocemente documenti, libri, fogli di formato anche grande. Questa non è una recensione di un utensile per il fai da te, quindi se cercavate quel tipo di utensile mi dispiace, rimarrete delusi. Ma è molto comodo proprio per chi professionalmente ha bisogno di fare tante acquisizioni e soprattutto di farle velocemente. Io ormai lo utilizzo dai primi di maggio, all'interno del mio tattoo studio mi serviva un prodotto di questo tipo e sono riuscito ad acquisire tantissimi disegni realizzati su delle tavole di grandi dimensioni, soprattutto dei libri che avevo acquistato con alcune immagini che mi interessavano, e adesso le ho anche in digitale. Prima facevo questo tipo di scansioni con lo scanner integrato nella stampante multifunzione, ma in quel caso è necessario aprire il coperchio, mettere il libro, posizionarlo bene, fare la scansione. Tutto questo richiede solitamente una quindicina di secondi e per ogni pagina sinceramente 15 secondi ci si annoia, è un lavoro molto lungo, poche pagine si possono fare. Ma quando si tratta della scansione di un intero libro, un manuale di istruzioni, un ricettario, qualunque cosa abbiamo bisogno di acquisire, con questo è tutto un altro mondo. Per fare una scansione di anche un centinaio di pagine, in teoria in un minuto si potrebbero fare con una buona risoluzione. Considerate che questo scanner ha 300 dpi come risoluzione, solitamente invece gli scanner integrati nelle stampanti ne hanno solitamente 1200, poi dipende dal tipo di scanner, insomma comunque la risoluzione è più elevata perché in quel tipo di scanner abbiamo la possibilità di acquisire anche foto, immagini che possibilmente potremmo stampare o inoltrare, ma per uno scopo più che altro multimediale. In questo caso invece abbiamo la possibilità di avere delle scansioni che possiamo anche trasformare in scansioni con il testo ricercabile, quindi uno scanner specifico per uso professionale per chi ha bisogno di fare delle acquisizioni all'interno del proprio ufficio, oppure per chi per professione si occupa di acquisire delle immagini come fanno le copisterie eccetera. Il suo prezzo oscilla, in base al modello può variare, questo per esempio attorno a 500 euro, non ricordo di preciso, ma metterò un riquadro qua con l'immagine del sito e il link nel primo commento e nella descrizione. E spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto per farvelo pagare un poco di meno. Innanzitutto il prodotto viene venduto all'interno di questa scatola con il logo Shizur, all'interno è tutta ben imbottita, troviamo tutti gli accessori tra cui lo scanner, la lampada, i vari pedali, il pulsante per poterla accendere, le varie connessioni, l'alimentatore eccetera. Metterò una carrellata in sovraimpressione con tutto quello che ho trovato quando ho fatto l'unboxing all'interno del mio tattoo studio. Infatti le immagini che state vedendo non sono state realizzate qua nel mio laboratorio, ma proprio nel mio tattoo studio poco prima di iniziare la recensione. Quindi adesso cambiamo inquadratura, vediamo come si utilizza, vediamo anche la connessione al computer. E allora ragazzi, qua abbiamo tutto quello che troviamo all'interno della confezione, comunque quello che utilizzerò per fare questa recensione. Abbiamo il pedale che ci permette di eseguire le scansioni tramite la pressione con il piede, il telecomando che ci permette di fare le scansioni utilizzando la mano, vanno collegate nella parte posteriore tramite una presa USB dove troviamo anche le prese per il collegamento al computer e l'alimentazione, più il tasto di accensione. Vi ricordo che per l'installazione poi è necessario inserire un codice che troverete nella parte bassa e fate attenzione a non confondere la lettera I con il numero 1 come avevo fatto io. Poi troviamo anche queste dita magiche che hanno questo simbolo che viene riconosciuto dallo scanner e siccome serve per tenere i fogli ben appiattiti, il computer automaticamente eliminerà questa parte, quindi riconosce la posizione e non troveremo nella scansione questi oggettini. Allora, noi adesso stiamo vedendo un pochettino tutto bene perché abbiamo l'illuminazione che ci aiuta, però ho scelto proprio questa posizione perché guardate, abbiamo l'ombra nella parte centrale, quindi una scansione potrebbe venire con dei colori differenti. Questo scanner è dotato anche di più di un'illuminazione, quella integrata con i LED nella parte bassa che ha ben due luminosità, questa è quella media e questa è quella più alta, ma nel caso in cui non dovesse bastare, con un semplice tocco possiamo accendere anche questi altri LED. Questi sono posizionati nella parte posteriore semplicemente con un magnete. Guardate anche la qualità di tutti i vari accessori, questo è touch, è fatto davvero molto bene, quindi riposizioniamolo nella parte posteriore, riaccendiamolo e continuiamo. Sulla parte superiore abbiamo queste icone, stanno ad indicare questa la connessione wifi perché si può utilizzare anche con l'applicazione, quindi è possibile inviare ed eseguire le scansioni direttamente dallo smartphone. Questo si accende nel momento in cui eseguiamo la scansione, questo invece è il LED di stato. E qua abbiamo un display perché è possibile eseguire le scansioni anche semplicemente premendo questo tastino, è possibile anche zoomare eccetera. Ora proviamo a fare delle semplici scansioni. Voglio utilizzare il pedale perché lo trovo di una
praticità unica. E proviamo a fare la scansione di questo manuale di istruzioni di un depuratore. Quindi posizionato qua al centro, come vedete abbiamo questa piegatura, ma per poter fare la scansione e non avere la piegatura a darci fastidio dobbiamo utilizzare una funzione particolare. Infatti possiamo cliccare sulla voce scansione, si aprirà l'interfaccia e ci darà la possibilità di scegliere il tipo di scansione che vogliamo eseguire. Abbiamo la possibilità di fare una scansione con carta piatta, quindi nel caso in cui io volessi fare una scansione semplicemente di questo, in questo modo, potrei con la prima voce avere la possibilità che il mio scanner selezioni in automatico direttamente il foglio. Come vedete, se io metto la mano va a prendere pure la mano, rientra nella selezione. Se io la tolgo invece seleziona automaticamente il foglio da scansionare. Quindi andiamo su scansione automatica e in questo caso in un istante, semplicemente con il clic sul comando apposito tramite il mouse, sulla nostra sinistra abbiamo la scansione. Abbiamo la possibilità, come in questo caso, di fare una scansione in bianco e nero, oppure in automatico il software deciderà che tipo di scansione fare adattandola a ciò che si trova di sotto. Quindi facciamo un'altra scansione, vediamo la differenza con quella che avremo adesso. Guardate quanto è rapido. Quella di prima era in bianco e nero, effetto quasi fumetto. Questa invece è una scansione che ci permette di vedere praticamente tutti i dettagli, ma queste sono scansioni, diciamo, base. Se io volessi acquisire un libro dovrei aprire in questo modo e come vedete abbiamo questa parte centrale che sicuramente non è facile come scansione perché verrebbe la piegatura eccetera. Allora abbiamo la possibilità di selezionare libro curvo. Quindi in questo modo appare sul monitor una linea che divide perfettamente in due il libro e ci dà la possibilità di posizionarlo in questo modo, quindi eseguire una scansione con il libro posizionato perfettamente al centro. Se non abbiamo necessità di condividerlo, serve semplicemente a noi, possiamo fare una scansione anche in questo modo. Adesso utilizzerò il pedale. Quindi in questo modo avrei una scansione del libro diviso in due pagine, la pagina sinistra e la pagina di destra, ma ovviamente nella scansione avrei anche le mie dita. Per poter evitare di avere le dita dovrei utilizzare queste dita magiche. Vi faccio vedere anche come si fa. Quindi si posizionano uno a destra ed uno a sinistra, si stira per bene il foglio. Ok, una volta centrato, a questo punto potrò fare la scansione. Vediamo quello che otteniamo. Vedrete che le due dita vengono automaticamente eliminate dal software. Ok, quindi apriamo i file e guardate la differenza con quelle di prima. Qua abbiamo una scansione praticamente perfetta. Guardate, non si vede assolutamente il dito, quindi questo accessorio giallo, sia su questa acquisizione che su quest'altra acquisizione, sia la pagina di destra che la pagina di sinistra. Quindi uno scanner rapido che lavora in automatico e che ci dà la possibilità di fare tante scansioni una dietro l'altra, perché semplicemente con il pedale abbiamo la possibilità di cambiare rapidamente pagina, tenere fermo il libro, cambiare di nuovo pagina, insomma fare centinaia di scansioni in pochissimi secondi. E una delle cose eccezionali di questo scanner è che tramite il software riusciamo ad avere una scansione che è trasformabile in testo ricercabile, quindi tramite il sistema OCR riesce a trasformare il testo che fotografa in un file PDF come se fosse scritto praticamente digitandolo sulla tastiera. Quindi fra poco vi farò vedere anche questa funzione. E allora, sempre tramite il software abbiamo la possibilità di fare alcuni tipi di scansioni diversi da quelle che abbiamo visto fino ad ora. Quindi oltre a carta piatta e libro ricurvo abbiamo anche la possibilità di non fare alcun tipo di elaborazione, quindi una scansione semplicemente come se fosse una foto, e poi combinare i lati. Questo va utilizzato per la scansione dei documenti. Nel caso in cui vogliamo fare fronte e retro possiamo avere la stessa scansione con i lati combinati sullo stesso foglio, quindi sia formato A4 che formato A3, e possiamo disporre i documenti sia affiancandoli in modo verticale che in modo orizzontale. Poi andiamo a vedere anche le opzioni, quindi se andiamo per esempio su indietro troviamo i nostri file e se scegliamo in questo caso una di queste opzioni abbiamo la possibilità di fare per esempio un PDF ricercabile, un documento Word OCR eccetera. Abbiamo anche la possibilità di modificare tramite questi comandi le fotografie, un po' di minimo fotoritocco, ma voglio farvi vedere direttamente un PDF ricercabile. Quindi prima dobbiamo scegliere il file e scegliamo l'ultimo che abbiamo realizzato ed il penultimo. Andiamo su PDF ricercabile, mi chiede la lingua, quindi italiano e altre impostazioni, lasciamo tutto come si trova in questo momento. Andiamo su continua, dobbiamo anche creare il nome, quindi chiamiamolo test depuratore. Dopodiché
clicchiamo su salva. A questo punto abbiamo l'avanzamento, quindi sta elaborando il tutto per poter creare questo OCR in questo test creato. Ok, velocissimo. Test depuratore PDF. Vediamo quello che abbiamo. Abbiamo quindi il nostro file, devo fare un pochettino di zoom, e qua abbiamo il testo che possiamo anche selezionare ed eventualmente fare un copia e incolla, eccetera. Quindi molto comodo nel caso in cui dobbiamo fare delle scansioni, per esempio di alcuni manuali di istruzioni, dobbiamo cercare una parola specifica di un argomento e abbiamo la possibilità tramite il nostro PDF sul campo ricerca di andare a trovare la parola e quindi l'argomento che ci serviva. È sicuramente molto più utile e utilizzabile di un normale file che sia un JPG acquisito con uno scanner. Sicuramente non si può paragonare ad un normale scanner che sia integrato all'interno di una stampante multifunzione, perché possiamo lavorare tranquillamente anche al buio. Guardate che differenza, se io spengo tutte le luci, sia quella posteriore che queste integrate, in questo modo non vedremo nulla, ma accendendo le luci, quella sulla base e quella posteriore, anche con una luminosità così bassa riusciamo a vedere tutto per bene. E possiamo lavorare quindi in un ambiente con scarsa luminosità o addirittura luminosità completamente assente. Ho premuto il pedale e ho eseguito una scansione che però è utile per l'argomento che stavo prendendo. Guardate, in questo caso il foglio è posizionato in modo inclinato, eppure lo scanner ha fatto un'acquisizione e ha posizionato perfettamente il foglio come se fosse stato posizionato dritto sul piano di lavoro, quindi non abbiamo bisogno di andare a fare alcun tipo di fotoritocco, di modifica, di centraggio del foglio, eccetera, perché con lo scanner normale dobbiamo anche posizionare per bene il foglio sulla superficie. Fate attenzione però, perché se sulla superficie di acquisizione per caso c'è, come in questo caso, questo cavo USB, anche se noi non lo vediamo perché è di colore nero, sullo sfondo di colore nero, però il nostro scanner è così sensibile che lo vede, quindi sul computer comunque verrà selezionato. Non deve esserci nulla, in questo caso come vedete non rientra più nell'inquadratura e lo scanner ha selezionato solo ed esclusivamente il foglio. Possiamo aumentare la luminosità ed eventualmente aumentare ulteriormente con le lampade accessorie posizionate nella parte posteriore, che non sempre servono, però nel caso in cui ci fosse bisogno per annullare alcuni riflessi o per vedere un pochettino meglio, sicuramente la qualità è molto superiore rispetto ad avere una luminosità più bassa. Adesso facciamo quindi una scansione utilizzando il comando posizionato sulla base. Ok, velocissimo anche in questo caso, sta già elaborando il file, proviamo ad aprirlo. Ok, pure in questo caso un'ottima scansione da poter condividere, stampare, insomma poter utilizzare per quello che ci serve. Ora diamo anche un'occhiata però allo scanner da vicino. Questo è il display sulla parte superiore, un display sufficientemente luminoso nel quale appaiono alcune informazioni, in questo caso il numero di scansioni appena eseguiti, il fatto che è collegato tramite presa USB, ma è possibile collegarlo anche tramite wifi. Per poter fare questa connessione sarà necessario premere il tastino reset nella parte posteriore, mantenerlo premuto per alcuni secondi, lampeggerà il LED del wifi e contemporaneamente nell'applicazione del telefonino dovremo dare conferma, verrà emesso un suono e si avrà l'associazione. Nella parte interna troviamo quindi i LED che servono ad illuminare la zona di lavoro, spegniamoli così riusciamo a vedere un pochettino meglio. Questi sono i laser che stabiliscono la distanza dal documento da scansionare in quelle occasioni nelle quali dobbiamo fare delle scansioni e possibilmente abbiamo delle altezze differenti. Se stiamo scansionando un volume di un'enciclopedia, in quel caso avremo un'altezza superiore rispetto a questo manuale di istruzioni, e la stessa cosa per quanto riguarda un classico foglio A4. Ci sono altezze differenti, quindi il laser riesce a capire a quale altezza si trova la superficie per la quale dobbiamo fare la scansione e adatterà automaticamente la messa a fuoco. Tutti i particolari di questo scanner sono ben curati, guardate, addirittura anche la presa USB ha il logo Cizur, quindi tutto ben curato, anche la finitura nella parte posteriore con questo alluminio satinato, fatto tutto benissimo, anche il collegamento magnetico regge benissimo, ovviamente non va strattonato, però si incastra a perfezione, rimane nella sua sede, e anche la superficie con questo soft touch è molto piacevole, quindi la combinazione di colori eccetera lo rendono utilizzabile all'interno di un ufficio e potrebbe far parte anche dell'arredamento, perché effettivamente è un bell'oggetto da vedere. Anche il tappetino che viene dato in dotazione ha questa scomatura che combacia perfettamente con la base dello scanner. Questo ci dà la possibilità di posizionare correttamente il nostro scanner in modo da non avere
parti decentrate, ma soprattutto non ci costringe a mettere lo scanner sul tappetino, che andrebbe ad alterare leggermente anche la posizione, e ci dà la possibilità di rimuoverlo quando necessario senza dover trascinare anche lo scanner. E ora immaginate la comodità di poter fare centinaia di scansioni con questo scanner in pochissimo tempo, perché effettivamente la scansione, come ho detto poco fa, fatta con i classici metodi, si può fare, la qualità è anche elevata, però richiede tantissimo tempo. Come avete visto, in un clic si riesce ad acquisire senza alcuna difficoltà, molto velocemente, quindi sia in ambito professionale che per chi vuole un oggetto del genere, perché no, anche in ambito privato, anche se è al suo costo, è possibile acquisire tutti quei documenti, tutte quelle note, tutte quelle tesi universitarie, tutti quei documenti insomma che è necessario acquisire negli uffici e non solo, che con uno metodo tradizionale effettivamente rende la vita molto difficile. Questo invece rende la vita molto facile. Io personalmente nel mio studio ho fatto tantissime acquisizioni, da tutti gli attestati che ho acquisito nei vari anni, sia in ambito sportivo che nell'ambito lavorativo. Ho acquisito tantissimi documenti, tantissime pagine che tenevo conservate, che non avevo mai la possibilità di andare a sfogliare, e adesso in digitale ho la possibilità invece di andarle a sfogliare, condividere, inoltrarle, eccetera. Quindi ragazzi, se questo prodotto vi è piaciuto, avete necessità di utilizzarlo, e allora andate a dare un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione. Se non vi serve, non è un oggetto di cui potete farne un utilizzo, mi fa piacere che abbiate guardato comunque questo video fino in fondo, avete visto comunque come funziona, vi siete fatti un'idea di ciò che il mercato ci offre. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad andare a guardare il link giù nel primo commento e nella descrizione, iscrivetevi a questo canale, cliccate sul tastino mi piace e cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!